Benvenuti e bentornati in un nuovo tutorial. Oggi andiamo a vedere come realizzare questa renna. Dovevo uscire per Natale ma non ce l'ho fatta e quindi sarà il primo tutorial del 2022. Adesso non perdiamo tempo e andiamo subito a vedere i materiali che occorrono. Per andare a realizzare la nostra renna ci servirà 100 g di questo IG qui tipo color marroncino, nocciola diciamo. Vi lascio anche qui, ve la avvicino e vi lascio il codice così potete tranquillamente andare e riprenderlo. È IG della Tessiland. Di questo ce ne serviranno 100 grammi, anzi meglio fate 150 perché io per realizzare la mia renna ne ho utilizzato 100 giusti. Per essere un pochettino più sicuri meglio averne in più, quindi 3 gomitoli di questo. Poi questo color marroncino, anche di questo vi lascio il codice del colore del lotto. Di questo ce ne servirà tranquillamente uno. Poi un pochettino di rosso e ugualmente un pochettino sia di nero che di bianco. Poi ci servirà un uncinetto numero 2,5 perché dovremo andare a fare lavoro molto più sostenuto e quindi invece del solito 3 useremo un 2,5. Ago da lana diversi marcapunti, se non avete marcapunti potete utilizzare delle graffette, delle forbici e molta imbottitura. Prima di proseguire ti ricordo, se non l'hai ancora fatto, di iscriverti al canale e di attivare la campanella così ogni volta che io pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia. Iniziamo a lavorare dalle zampe e utilizziamo questo marroncino e andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. 1 2 3 4 5 6. Fatto l'anello magico chiudiamo e andiamo a fare 6 aumenti consecutivi. A fine giro avremo un totale di 12 maglie basse. Faccio la prima maglia e inserisco il marcapunti per marcare l'inizio del giro e così farò per tutti i giri. Un aumento, 2, 3, quarto, quinto, sesto aumento. Adesso andiamo a fare una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento per tutto il giro per un totale di 18 maglie basse. Finito il giro proseguiamo facendo 2 maglie basse e un aumento, 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro per un totale di 24 maglie basse. Finito il giro di aumenti vado a fare 2 giri di maglie basse, quindi lavoro 2 giri di 24 maglie basse. Finiti i 2 giri di maglie basse, questo è il risultato del nostro lavoro. Adesso dobbiamo andare a cambiare colore, quindi prendiamo il color nocciola o comunque questo marroncino chiaro e andiamo a inserirlo nel nostro lavoro. Quindi andiamo nella maglia successiva e facciamo come per fare una maglia bassa, quindi prendiamo il filo e lo mettiamo nell'uncinetto. Il filo qui lo posiziono dietro l'indice e idem all'estremità dell'altro colore. In questo modo prendo il nuovo colore e chiudo la maglia bassa.
e metto subito il marcapunti. Adesso per bloccare i due fili lavoro le maglie basse successive con i fili all'interno in modo da bloccarli. Una volta bloccati taglio l'estremità del colore che non ci serve più e proseguo normalmente con quest'altro colore. In totale adesso dobbiamo andare a fare 25 giri di maglie basse, quindi 25 giri di color nocciola. Una volta finiti tutti i 25 giri di maglie basse vado a fare una maglia bassissima, una catenella, taglio il filo e così ho concluso la nostra prima zampa. Come questa, quindi identica, ne dobbiamo fare altre 3. Adesso andiamo a fare un'altra delle parti facili, cioè le orecchie. Andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Chiudiamo l'anello e andiamo a fare una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento per tutto il giro, e a fine giro avremo un totale di 9 maglie basse. Ricordatevi di inserire sempre il marcapunto a inizio giro. Una volta finito il giro vado a fare un giro di 9 maglie basse. Finito anche questo giro vado a fare 2 maglie basse e un aumento, 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro, e a fine giro avrò un totale di 12 maglie basse. E adesso faccio di nuovo un giro di 12 maglie basse, quindi alterno un giro di aumenti con un giro di maglie basse. Per velocizzare il lavoro vi dico i giri consecutivi che dovete andare a fare, tanto il procedimento è sempre uguale ai primi giri che vi ho fatto vedere. Quindi noi abbiamo fatto l'anello magico di 6 maglie basse, una maglia bassa e un aumento, un giro di maglie basse, 2 maglie basse e un aumento e il giro di maglie basse. Adesso proseguiamo facendo 3 maglie basse e un aumento e avremo 15 maglie basse a fine giro, poi un giro di maglie basse. Un giro di maglie basse sono comunque sempre 15 maglie basse, poi 4 maglie basse e un aumento e avremo un totale di 18 maglie basse, e poi giro successivo un giro di maglie basse, 5 maglie basse e un aumento per 21 maglie basse a fine giro e un giro di 21 maglie basse, 6 maglie basse e un aumento per avere un totale di 24 maglie basse, e qui facciamo 2 giri di 24 maglie basse. Ultimo giro una diminuzione, 6 maglie basse e una diminuzione per un totale di 21 maglie basse.
Una volta finiti tutti i giri, questo è il risultato. Come prima andiamo a fare una maglia bassissima, una catenella e tagliamo il filo. E abbiamo finito la nostra orecchia. Di questa ce ne servirà un'altra identica. Adesso proseguiamo facendo la coda. Andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chiudiamo e vado a fare un giro di 6 maglie basse. Ricordatevi sempre la prima maglia di marcarla. 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso vado a fare un aumento, una maglia bassa e un aumento, scusatemi, una maglia bassa e un aumento per tutto il giro, e a fine giro avremo un totale di 9 maglie basse. Finito il giro con l'aumento, vado a fare un giro di 9 maglie basse. Finito questo giro, vado a fare nuovamente un giro con l'aumento, quindi 2 maglie basse e un aumento, 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro, e a fine giro avremo un totale di 12 maglie basse. Finito questo giro, vado nuovamente a fare un giro di maglie basse. Fatto il giro di maglie basse, vado a fare l'ultimo giro di aumenti, quindi vado a fare 3 maglie basse e un aumento, 3 maglie basse e un aumento per tutto il giro, e a fine giro avremo un totale di 15 maglie basse. Finito anche l'ultimo giro di aumenti, vado a fare 3 giri di maglie basse, quindi 3 giri di 15 maglie basse. Conclusi i 3 giri di maglie basse, vado a fare 3 maglie basse e una diminuzione, 3 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro, e a fine giro avrò un totale di 12 maglie basse.
Finito il giro, nella maglia successiva chiudo il lavoro, quindi faccio una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo. E questa è la nostra coda conclusa. Adesso riprendiamo il marroncino più scuro e andiamo a fare le corna, quindi facciamo un anello magico di 6 maglie basse. Una volta concluso di fare l'anello magico lo stringiamo e andiamo a fare una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento per tutto il giro, e a fine giro avremo un totale di 9 maglie basse. Finito il giro vado a fare 2 maglie basse e un aumento, 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro, per un totale di 12 maglie basse. Una volta finito il giro vado a fare 3 giri di maglie basse. Una volta finiti i 3 giri di maglie basse faccio una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo, perché ho finito la prima parte della nostra corno. Adesso di queste ne dobbiamo fare altre 3 identiche. Questa è la seconda parte del nostro corno. Il procedimento è uguale, quindi andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse, una maglia bassa e un aumento per tutto il giro, e a fine giro troveremo 9 maglie basse, 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro, a fine giro troveremo 12 maglie basse, e poi invece di 3 giri di maglie basse andremo a fare 13 giri di maglie basse. Poi per chiudere il procedimento è sempre uguale: maglia bassissima, catenella e taglio il filo, e di questo ce ne servono 2. Ritorniamo di nuovo al colore principale e proseguiamo facendo la testa. Andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse, 1 2 3 4 5 6, chiudo e vado a fare 6 aumenti consecutivi, e a fine giro avrò un totale di 12 maglie basse. Fatto i giri di aumenti, proseguo facendo una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento per tutto il giro, e a fine giro avrò un totale di 18 maglie basse. Finito anche questo giro dobbiamo proseguire facendo 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro, e a fine giro avremo un totale di 24 maglie basse, poi 3 maglie basse e un aumento per tutto il giro, e a fine giro avremo un totale di 30 maglie basse, e poi 4 maglie basse e un aumento sempre per tutto il giro, e a fine giro avremo un totale di 36 maglie basse. Una volta finiti i giri con gli aumenti, questo è il risultato. Adesso andiamo a fare 7 giri di maglie basse, quindi andiamo a fare 7 giri di 36 maglie basse. Finiti i 7 giri di maglie basse vado a fare 7 aumenti consecutivi. 1 2 3 4 5 6 e 7. Adesso faccio 29 maglie basse,
a fine giro avrò un totale di 43 maglie basse. Queste 29 maglie basse praticamente sono le maglie che ci sono per finire il giro, quindi dall'ultimo aumento fino al marcapunti. Concluso il giro vado a fare 2 giri di maglie basse. Finiti i 2 giri di maglie basse vado a fare 14 aumenti, come ho fatto prima, quindi 14 aumenti, e poi vado a fare 29 maglie basse e a fine giro avrò un totale di 57 maglie basse. Finiti gli aumenti proseguo lavorando le maglie basse fino al marcapunti. Finito il giro vado a fare 12 giri di 57 maglie basse. Una volta finiti i 12 giri di maglie basse iniziamo a fare le diminuzioni. In questo giro andiamo a fare 7 maglie basse e una diminuzione. 7 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro. Le ultime 3 maglie le lavoro così, quindi non vado a finire con una diminuzione ma finisco con 3 maglie basse. Una volta che arrivo qui in questo punto vi faccio vedere. Eccoci qua alla fine, vedete qui ho fatto l'ultima diminuzione e adesso rimangono 3 maglie basse. Io queste 3 maglie le lavoro così normalmente. Quindi finito questo giro vado a fare allora finito questo giro ho un totale di 51 maglie e adesso vado a fare un giro di maglie basse, quindi un giro di 51 maglie basse. Una volta finito il giro di maglie basse lavorate 6 maglie basse una diminuzione per 6 volte e le ultime 3 maglie le lavorate così come si presentano e avrete un totale di 46 maglie basse. Poi fate un giro di 46 maglie basse e il giro successivo lavorate 5 maglie basse e una diminuzione e le ultime 3 maglie le lavorate così come si presentano e a fine giro avrete un totale di 40 maglie basse. Fate anche 5 maglie basse e una diminuzione, proseguo facendo solo esclusivamente giri di diminuzioni. Vado a fare 4 maglie basse e una diminuzione e poi le 3 maglie basse finali, avrò un totale di 34 maglie basse. Poi faccio 3 maglie basse e una diminuzione, sempre le 3 maglie basse finali e avrò un totale di 28 maglie basse. 2 maglie basse e una diminuzione, 3 maglie basse finali, avrò un totale di 22 maglie basse e l'ultimo giro faccio una maglia bassa e una diminuzione. A questo punto le 3 catenelle finali scompaiono, quindi chiudiamo il giro con una diminuzione e avremo in totale 16 maglie basse. Naturalmente man mano che andate a diminuire imbottite il lavoro in modo abbastanza sostenuto e anche in modo che non arrivate all'ultimo giro a dover imbottire il lavoro, perché con l'ultimo giro fatto è molto più difficile imbottirlo, quindi io vi consiglio man mano che diminuite di imbottirlo sempre un pochettino. Questo è il risultato della testa finita. Come ho chiuso facendo una maglia bassissima e una catenella, ho tagliato il filo e poi ho preso una costina di ogni maglia e ci ho passato all'interno il filo e poi ho stretto. Queste sono la maggior parte dei pezzi che ci serviranno per andare a comporre la nostra renna. Adesso ci serve il pezzo più grande e più portante ma anche il più difficile da fare, il corpo. Per il corpo vado ad avviare 11 catenelle.
Fatte le 11 catenelle vado a fare 9 maglie basse, 1, 2, fatte le 9 maglie basse ci rimane una maglia. Qui facciamo 3 maglie basse, quindi in questa maglia, nell'ultima, 1, 2 e 3. Adesso proseguiamo facendo 9 maglie basse e lavoriamo qui nella costina che è rimasta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Lavorate tutte le 9 maglie basse. Qui vedete questo puntino qui, ecco, lì andiamo a fare 2 maglie basse, 1 e 2. Adesso faccio nella prima maglia del giro un aumento e vado a marcare il nostro inizio giro, quindi nella prima maglia dell'aumento metto il marcapunti. Quindi fatto un aumento vado a fare 8 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso faccio 3 aumenti, 1, 2, 3. Fatti i 3 aumenti vado a lavorare 9 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Scusatemi, non 9 maglie basse ma 8. Una volta fatte le 8 maglie basse vado a fare 2 aumenti, quindi 1, e 2, e questo è il nostro secondo giro concluso. Adesso proseguiamo facendo una maglia bassa e rimettiamo immediatamente il marcapunti. Maglia bassa fatta, adesso vado a fare un aumento, lavoro 9 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fatte le 9 maglie basse faccio un aumento, una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa e di nuovo un aumento. A questo punto proseguo facendo 10 maglie basse, anzi no, scusatemi, 9 maglie basse, quindi 9 da una parte e 9 dall'altra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faccio un aumento, una maglia bassa e poi un aumento e il nostro giro è nuovamente concluso. Allora avremo rispettivamente nel primo giro 23 maglie a fine giro, nel secondo giro che abbiamo fatto avremo 28 maglie basse e in quest'ultimo giro avremo 34 maglie basse.
ok? Il procedimento è sempre lo stesso, infatti adesso vi elenco il giro che dovete andare a fare. Andate a fare 2 maglie basse e un aumento, poi fate 10 maglie basse, arrivate qua, fate una maglia bassa, un aumento, 2 maglie basse, un aumento, 2 maglie basse, un aumento, di nuovo 10 maglie basse, un aumento, 2 maglie basse e poi per finire con un aumento, e a fine giro avrete un totale di 40 catenelle, di 40 maglie basse. Questo è il risultato una volta finito il giro. Adesso andiamo a fare il giro successivo. Facciamo 3 maglie basse, un aumento, 11 maglie basse, un aumento, 3 maglie basse, un aumento, 3 maglie basse, un aumento, 11 maglie basse, un aumento, 3 maglie basse, un aumento, e avremo, una volta concluso il giro, 46 maglie basse. Questo è il risultato finale, finito anche l'ultimo giro che vi ho elencato. Adesso vi elenco gli ultimi 2 giri, che sono praticamente quasi identici. Dovete fare 4 maglie basse, un aumento, 12 maglie basse, un aumento, 4 maglie basse, un aumento, 4 maglie basse, un aumento, 12 maglie basse, un aumento, 4 maglie basse, un aumento, e finite il giro con 52 maglie basse. Fatto anche questo giro, fate 5 maglie basse, un aumento, 13 maglie basse, un aumento, 5 maglie basse, un aumento, 5 maglie basse, un aumento, poi proseguite facendo 13 maglie basse, un aumento, 5 maglie basse, un aumento. A fine anche dell'ultimo giro che vi ho appena elencato avrete 60 maglie basse. Questo è il risultato finito gli ultimi 2 giri che vi ho elencato. Nell'ultimo giro non sono 60 maglie come vi avevo detto, ma 58. Adesso vado a fare 4 maglie basse, una, 2, 3, 4, e nella quinta chiudo il lavoro, quindi con una maglia bassissima e una catenella. E adesso ci vedremo dopo per vedere come posizionare le zampe. Prima di andare a posizionare tutti i marcapunti andiamo a imbottire leggermente le nostre zampe. Quindi iniziamo dalla parte del corpo, quindi adesso vi avvicino e vi spiego bene. Qui dove c'era il marcapunti abbiamo chiuso il lavoro, quindi noi prendiamo l'altra estremità. Qui c'è l'aumento, quindi io conto 1, 2 maglie e nella seconda maglia metto il marcapunti, ok? Eccoci qua. Poi dall'altra parte conto sempre 2 maglie, sempre dall'aumento, e metto il marcapunti, quindi 1 e 2. Eccoci qua. I primi 2 marcapunti li abbiamo posizionati. Andando da questa conto, vedete che qui c'è l'aumento, una maglia, e nella maglia che ho appena contato, quindi metto il marcapunti, quindi subito dopo l'aumento. E la stessa cosa faccio da questa parte, nella maglia subito dopo l'aumento metto il marcapunti. Adesso dobbiamo andare a vedere l'altra metà del nostro lavoro, quindi questa, ed è la stessa identica cosa. Quindi tolgo il marcapunti, vedete qui c'è l'aumento, io conto 1, 2 maglie, nella seconda metto il marcapunti. La stessa cosa faccio dall'altra parte, l'aumento 1, 2, nella seconda metto il marcapunti. Proseguo da questa parte, qui c'è l'aumento, nella maglia dopo metto il marcapunti. Giro dall'altra parte, riprendo qui l'aumento e in questa maglia, quindi nella maglia subito dopo, metto il marcapunti. E il nostro corpo è concluso, cioè abbiamo concluso di mettere il marcapunti. Adesso dobbiamo andare a mettere i marcapunti nelle zampe
e possiamo andare a proseguire a lavorare il corpo. Le zampe andranno tutte marcate allo stesso modo, quindi vado e inserisco un marcapunti nella maglia subito dopo la chiusura, ok? Poi vado a contare 1 2 3 4 5 6 catenelle, quindi 1 2 3 4 5 6, e nella sesta metto il marcapunti. Faccio la stessa cosa per tutte, quindi nella maglia subito dopo la chiusura metto il primo marcapunti, poi conto 1 2 3 4 5 6 e metto il secondo marcapunti. Ultima zampa, maglia subito dopo la chiusura, la marco 1 2 3 4 5 6 e qui nella sesta metto il marcapunti. Adesso che tutte e quattro le zampe sono state marcate, le andiamo a cucire qui all'inizio del nostro corpo. Le zampe andranno posizionate in questa maniera, qui, da questa parte e da questa. Sono uguali, questo e questo devono rimanere liberi, quindi la parte delle zampe è questa, questa qui e questa qui. Prendo il filo e gli vado a fare il cappietto, perché adesso vado a riattaccarlo al nostro corpo e lo attacco nella maglia prima di uno dei marcapunti delle zampe. Vado e faccio una maglia bassa. In questa, una volta che andrò a togliere uno dei marcapunti, andrò a marcare, perché sarà la prima maglia del giro. Quindi qui c'è il marcapunti, io vado a prendere una zampa e la posiziono in questo punto, quindi marcapunto che corrisponde al marcapunto. Lavoro la maglia con il marcapunto, quindi la maglia del corpo con il marcapunto, poi vado, senza che vi si leghino, ok, in questa parte così, e faccio un'altra maglia, sempre una maglia bassa, e adesso così ho legato la prima zampa al corpo. Adesso che faccio? Lavoro tutta la zampa fino ad arrivare all'altro marcapunti, quindi alla maglia prima del marcapunto, ok? Questo marcapunti lo posso togliere e lo posiziono subito nella prima maglia bassa che ho fatto, che vi ho detto prima, così è subito marcata e non perdiamo l'inizio del giro. Quindi lavoro maglie basse, lavoro qui la maglia dove era la chiusura della zampa. Lavorata quella maglia, vado a posizionare bene il nostro lavoro, quindi devo andare a lavorare una maglia dove c'è il marcapunti della zampa, posso togliere il marcapunti adesso, e poi vado nel corrispettivo, quindi in questo, vedete, in questo modo, e lavoro una maglia bassa, quindi lo leggo nuovamente al corpo. Qui tolgo il marcapunti perché non mi serve più, così non ce l'ho più di intralcio, e vado a lavorare il corpo fino all'altro marcapunti. Vedete? Arrivati qui all'altro marcapunti, come prima lavoro la maglia con il marcapunti, prendo un'altra zampa, la posiziono e nella maglia con il marcapunti vado a fare una maglia bassa, se vi dà fastidio il marcapunti naturalmente toglietelo. Fatta la maglia bassa, proseguo lavorando le maglie basse che ci troviamo nella zampa.
fino all'altro marcapunti. Questa è la maglia dove ho fatto la chiusura e la lavoro naturalmente. Siamo arrivati all'altro marcapunti, lo togliamo e lavoriamo dove era il marcapunti una maglia bassa. Adesso andiamo a posizionare bene la zampa nel corpo, quindi devo andarla a posizionare in questo modo, ok? Quindi vado a lavorare la maglia bassa del corpo e lo unisco nuovamente come abbiamo fatto per questa zampa, vedete? Adesso tolgo il marcapunti perché mi dà fastidio, proseguo a lavorare le maglie del corpo fino all'altro marcapunti. Lavoro la maglia con il marcapunti. Una volta che ci sono arrivata posso toglierlo e adesso prendo un'altra zampa e la vado nuovamente a posizionare. Quindi una volta che ho lavorato la maglia del marcapunti del corpo vado e entro qui e lavoro la maglia del marcapunti della zampa. Una volta lavorata la tolgo e proseguo lavorando le maglie basse della zampa fino all'altro marcapunti. Arrivati all'altro marcapunti lo tolgo e lavoro la maglia del marcapunti, lo posiziono bene nel corpo e lavoro la maglia con il marcapunti nel corpo, quindi per legarlo nuovamente al corpo. Lavorata tolgo il marcapunti e lavoro le maglie che mi rimangono qui del corpo, quindi le poche maglie in questo caso. Arrivata all'altro marcapunti del corpo lo tolgo, lavoro una maglia bassa, prendo l'ultima zampa ed entro nella maglia della zampa, quindi la maglia segnata della zampa, lavoro di nuovo una maglia bassa. Adesso lavoro nuovamente tutto intorno alla zampa fino all'altro marcapunti. Arrivati all'altro marcapunti lo lavoro, lo tolgo e vado a lavorare l'ultimo marcapunti che è rimasto nel corpo, quindi vado a bloccare nuovamente la zampa al corpo, tolgo anche questo marcapunti e proseguo a lavorare fino qui al marcatore di inizio giro, quindi a questo qui bianco. Lavoro le maglie così come si presentano. Come potete vedere siamo arrivati al marcapunti, quindi abbiamo concluso di attaccare le nostre zampe, concluso più o meno. Qua ho lasciato un marcapunti e lo tolgo.
concluso più o meno, perché dobbiamo andare a cucire questi spazi qua che rimangono. Quindi adesso andiamo a fare un giro di maglie basse per legare il tutto assieme, poi andiamo a cucire. Questo è il risultato una volta fatto anche il primo giro di maglie. In totale, facendo tutto il giro, noi dobbiamo avere 115 catenelle, 115 maglie. I marcapunti in più che vedete adesso sono i marcapunti dove io ho fatto la maglia di unione tra il corpo e la zampa. Li ho volute marcare, invece questo qui, il vero e proprio marcapunti, è l'inizio del giro. Ok, quindi adesso andiamo a cucire qui il buchino tra le zampe e il corpo. Entriamo nella prima maglia libera disponibile del corpo e facciamo passare il filo. Teniamo un'estremità con le dita in modo da non farcela sfuggire, rientriamo nella stessa catenella e facciamo un nodino. Adesso di nuovo nella stessa catenella, ma entro anche nella prima catenella libera del corpo e quindi inizio a cucire il nostro corpo, poi passa a quella successiva della zampa e a quella successiva del corpo, così via per tutta la lunghezza del foro. Ogni maglia del corpo corrisponde a una maglia della zampa. Una volta concluse tutte le maglie, faccio un nodino e ripasso un paio di punti per bloccare bene il filo. Una volta fatto questo, posso andare a tagliarlo. Adesso questo è il nostro corpo completamente cucito con le zampe. A questo punto dobbiamo andare a fare 14 giri di 115 catenelle, quindi lavoriamo giri di maglie basse. Gli altri marcapunti che io ho messo voi potete anche non metterli, non sono indispensabili, ma il marcapunti di inizio giro sì, quello è indispensabile. Questo è il risultato una volta finiti i 15 giri di maglie basse. Adesso dobbiamo proseguire e iniziare a fare le diminuzioni. Proseguo facendo 2 maglie basse. Molto importante questa maglia, marcatela che è l'inizio e la fine del giro. Una volta fatte le 2 maglie basse, io qui la maglia ce l'ho marcata, ma per voi questo marcapunti non è importante, quindi potete anche non metterlo, tanto io vi dirò precisamente il numero di maglie che dovete lavorare, le diminuzioni e dove farle, quindi per me è soltanto un punto che mi segna dove fare la diminuzione. Quindi 2 maglie basse e vado a fare una diminuzione. Fatta la diminuzione, lavoro 41 maglie basse. Una volta fatte le 41 maglie basse, vado a fare una diminuzione. Fatta la diminuzione, faccio 12 maglie basse.
fatte le 12 maglie basse, vado a fare un'altra diminuzione. Adesso proseguo lavorando 41 maglie basse. Fatte le 41 maglie basse, vado a fare una diminuzione. Conclusa anche la diminuzione, vado a lavorare 11 maglie basse. Finite le 11 maglie basse, abbiamo concluso il nostro primo giro di diminuzione e in questo giro dobbiamo avere 111 maglie basse. In quest'altro giro andiamo a fare 2 maglie basse. La prima maglia la facciamo e la marchiamo subito. 2 maglie basse, una diminuzione. Vi chiedo nuovamente di ignorare i marcapunti che ci sono in più, l'importante è avere questo, quindi segnato l'inizio e la fine del giro. Quindi fatta la diminuzione vado a fare 15 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fatte le 15 maglie basse, faccio una diminuzione, fatta la diminuzione faccio ancora 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e una diminuzione. Adesso faccio nuovamente 15 maglie, proseguiamo facendo 15 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 15. Fatte le 15 maglie basse faccio una diminuzione, finita la diminuzione faccio 12 maglie basse, 1, 2, 3, 10, 11, 12. Adesso nuovamente una diminuzione, e proseguo facendo 39 maglie basse. Realizzate le 39 maglie basse, vado a fare una diminuzione e adesso finisco il giro con 11 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. In questo giro ci troveremo 105 maglie. Adesso andiamo a fare un giro di maglie basse, quindi un giro di 105 maglie basse.
Proseguiamo facendo 2 maglie basse, una diminuzione, 13 maglie basse, dopo le 13 maglie basse facciamo una diminuzione, 5 maglie basse e una diminuzione. Adesso facciamo nuovamente 13 maglie basse. Concluse le 13 maglie basse, faccio una diminuzione. Poi proseguo facendo 12 maglie basse. Faccio una diminuzione e adesso proseguo facendo 37 maglie basse. Fatte le 37 maglie basse, faccio una diminuzione e adesso finisco questo giro facendo 11 maglie basse. Scusatemi, non 11 ma 10 maglie basse, e a fine giro avremo un totale di 99 maglie basse. Finito questo giro, tolgo il marcapunti e faccio un giro di 99 maglie basse, quindi lavoro le maglie così come si presentano. Finito il giro di maglie basse, proseguiamo di nuovo con un giro di diminuzioni, quindi faccio 2 maglie basse e poi una diminuzione. Proseguo facendo 11 maglie basse, successivamente sempre una diminuzione. Cinque maglie basse, e di nuovo una diminuzione.
Proseguo facendo 11 maglie basse, e una diminuzione. Fatte le 11 maglie basse, proseguo facendo 12 maglie basse. Faccio la diminuzione. In questo punto negli altri giri proseguivamo a maglie basse per un numero di giri, ma per un numero di maglie elevate. Adesso invece introduciamo altri 2 aumenti, quindi in totale in questo giro avremo 8 diminuzioni, scusatemi, non aumenti ma diminuzioni. Quindi adesso proseguo facendo 14 maglie basse, faccio una diminuzione. Adesso lavoro 5 maglie basse e poi una diminuzione. Fatta anche questa diminuzione, proseguo facendo 13 maglie basse. Faccio una diminuzione e concludo il giro lavorando le ultime 10 maglie basse. In totale in questo giro avrò 90 maglie basse. Adesso proseguo facendo 2 giri di 90 maglie basse, quindi 2 giri lavorando le maglie così come si presentano. Una volta fatti 2 giri di 90 maglie basse, proseguo facendo 9 maglie basse. Fatte le 9 maglie basse, faccio 9 diminuzioni consecutive. Una, due, tre, quattro, cinque, 6, 7, 8, 9. Finite le 9 diminuzioni, faccio 18 maglie basse. 1, 2, 3, 4,
18. Tolgo il marcapunti che voi non avete e faccio la diminuzione. Adesso proseguo facendo 32 maglie basse. Finite le 32 maglie basse faccio una diminuzione e proseguo lavorando le restanti 10 maglie basse. E abbiamo finito anche questo giro. A fine giro avremo un totale di 79 maglie basse. Facciamo nuovamente 9 maglie basse e adesso facciamo 5 diminuzioni consecutive. Una, 2, 3, 4, 5. Finite le diminuzioni faccio 61 maglie basse, cioè da qui fino al marcapunti lavoro le maglie basse così come si presentano. A fine giro avremo un totale di 74 maglie basse. Proseguo facendo 7 maglie basse. Adesso faccio 7 diminuzioni consecutive. No, scusatemi, non 7, 4 diminuzioni consecutive. 1, 2, 3, 4. Proseguo lavorando 60 maglie basse. A fine giro avremo un totale di 70 maglie basse. Siamo arrivati all'ultimo giro del corpo, quindi andiamo a fare 7 maglie basse, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Facciamo 2 diminuzioni, una e 2. E adesso andiamo a lavorare 25 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Finite di realizzare le 25 maglie basse, lavoro un'altra maglia bassa, quindi la 26esima, e la vado a marcare. A questo punto vado a lavorare 24 maglie basse, 25 con quella marcata, quindi 1 perché la conto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24 e 25.
fatte le 25 maglie basse, dobbiamo andare a unire il lavoro, quindi andiamo a creare il nostro collo. Quindi cosa faccio? Entro con l'uncinetto nella prima maglia marcata, quindi nella 26esima, nella prima dei 25 che abbiamo fatto. Entro e faccio una maglia bassa. Ecco qua. Adesso il marcapunti lo sposto da qui alla maglia di congiunzione che abbiamo fatto. A questo punto dobbiamo andare a lavorare 4 giri di 26 maglie basse. La prima è quella di congiunzione, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, scusatemi, sono 25 maglie basse, non 26. Adesso dobbiamo andare a fare altri 3 giri di 25 maglie basse. Questo è il risultato una volta finiti i 4 giri totali del collo. Naturalmente questo marcapunti possiamo andare a toglierlo perché non ci servirà più, rimarrà soltanto questo qui del collo. Adesso proseguiamo facendo 5 mezze maglie alte, una, e la marchiamo, 2, 3, 4, 5, faccio 15 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e nuovamente 5 mezze maglie alte, una, 2, 3, 4 e 5. Adesso faccio 6 mezze maglie alte, anzi scusatemi, 5 mezze maglie alte, una, 2, 3, 4, 5. Il marcapunti lo tolgo perché non serve più. Poi faccio una catenella e giro il lavoro, salto qui una maglia di base, anzi no scusatemi, nella prima maglia faccio una maglia bassa, poi faccio 1, 2, 3, proseguo facendo 5 mezze maglie alte. Il marcapunti a questo punto non ci servirà più, quindi possiamo toglierlo. 1, 2, 3, 4, 5. Nella successiva faccio una maglia bassa. Adesso una catenella, giro e lavoro, faccio che la prima maglia la salto, nella seconda faccio una maglia bassa, poi faccio 8 mezze maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 e faccio poi di nuovo una maglia bassa. Arrivati a questo punto faccio una catenella, giro il lavoro, salto qui una maglia e faccio una maglia bassa, faccio 7 mezze maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e concludo con una maglia bassa. A questo punto ho finito, faccio una catenella e posso andare a tagliare il filo. Taglio il filo e a questo punto il corpo della nostra renna è concluso. Adesso vado a imbottirlo benissimo sia il corpo che il collo. Adesso tagliamo un pezzo di filo abbastanza lunghetto e lo inseriamo nel nostro ago da lana. A questo punto prendiamo il nostro corpo entriamo qui in un pezzo da dentro verso fuori e andiamo a creare un nodino, quindi per bloccare il nostro filo e andare poi a cucire. Fatto il nodino, entro qui di nuovo nel filo ed esco in quello corrispettivo dall'altra parte, in questo modo. Poi passando il filo da sopra, vi metto bene a fuoco, ecco, quindi passando il filo da sopra entro nella maglia successiva e nella corrispettiva dall'altra parte. Di nuovo filo sopra, maglia successiva e quella corrispettiva dall'altra parte e stringo, maglia successiva, quella corrispettiva dall'altra parte e stringo. Proseguo così per tutto il nostro corpo. Questa è la cucitura una volta finita. Adesso andiamo a fargli un nodino in questo modo e poi disperdo il filo all'interno della lavorazione, così lo faccio passare all'interno e lo faccio uscire dall'altra parte e posso andare a tagliare il filo. Ok, lo faccio entrare dentro e la nostra cucitura è completa. Adesso mi raccomando, finite di imbottire qui bene il collo, spingete poi bene anche un pochettino nel corpo perché deve essere bello imbottito e bello solido, se no, soprattutto il collo, se no la testa non regge e tende a cadere e a far piegare qui il lavoro. Questo è il risultato del corpo una volta imbottito bene. Vedete anche il collo è bello imbottito, è bello sostenuto. Adesso dobbiamo andare a cucire i vari pezzi. Iniziamo dalle corna. Io una l'ho già cucita, quindi la andiamo a imbottire e andiamo a cucire queste due parti, una qui e una qua, come ho fatto per questa. Naturalmente tutti e tre i pezzi devono essere imbottiti, poi una volta fatte si possono andare a cucire nella testa. Prima di attaccare tutti i pezzi alla nostra testa vado a infilare gli occhietti.
Io utilizzo questi che in teoria vanno con la sicura, però li infilo e poi li andrò a bloccare con la colla a caldo, perché ormai ho già chiuso il lavoro e quindi non posso più andare a bloccarli con la sicura proprio dell'occhietto. Voi potete usare qualsiasi altro tipo di occhietto o potete andare direttamente a ricamarli. Allora prendiamo un occhietto e qui dove c'è l'ultima riga di aumenti consecutivi devo andare a inserire l'occhietto, quindi tra la linea di aumenti e la linea di maglie basse sottostanti. Questo è il primo aumento che abbiamo fatto. Noi andiamo a inserire il nostro occhietto nel secondo aumento. Ecco qua inserito. Mi sposto nella stessa linea dall'altra parte e vado a vedere dov'è l'ultimo aumento che abbiamo fatto, che è qua, e in quello prima vado a inserire l'occhietto. I nostri occhietti sono posizionati, io devo solo andare a incollarli e così sono anche bloccati. Adesso possiamo andare a cucire le corna. Io una l'ho già cucita, come potete vedere, e dobbiamo andare adesso a cucire l'altra. Quindi la mettiamo qui sulla sommità della testa, in corrispondenza diciamo dell'occhio, però non proprio giusto, quindi qua, ma qui partiamo dall'inizio dell'occhio e lo facciamo coincidere con la fine del nostro corno e lo andiamo a cucire in questo modo. Stessa cosa dall'altro lato, così. Io uno l'ho già cucito, quindi adesso andrò a cucire l'altro. Poi voi naturalmente, io vi do soltanto un'indicazione su dove cucirle, voi adattatelo alla vostra testa e dove vi sembra meglio andare a cucirle. Queste sono le corna cucite. Adesso dobbiamo andare a cucire le orecchie, quindi le pieghiamo così in questo modo. Queste non vanno imbottite e le andiamo poi a posizionare qui sotto le corna in questo modo e andiamo a cucirle, prima una e poi l'altra. Questa è la testa conclusa, quindi con attaccati tutti i pezzi. Adesso dobbiamo andare ad attaccarla in questo modo al nostro corpo. La posizioniamo bene al centro e andiamo a cucirla. Quindi così, bella dritta in questo modo. Questa è la testa attaccata. Adesso dobbiamo andare ad attaccare la coda. Andiamo a imbottire la coda in questo modo. La dobbiamo posizionare qua sopra in questo modo, quindi qua sopra la cucitura. Questa è la coda attaccata e con quest'ultimo pezzo abbiamo finito la nostra renna. Ecco qua la nostra renna finita. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se lo rifate, mi raccomando, taggatemi così io posso sia vedere che condividere i vostri lavori. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!